Questa è la storia di un gigante buono, uno di quelli che nelle favole vengono descritti come burberi e dall'aspetto inquietante, ma che alla fine sono determinati per il lieto fine. È la storia di un gigante che usava i pugni come arma, ma solo contro i cattivi, e per questo non faceva paura, ma era amato in tutto il mondo. Questa è la storia di Carlo Pedersoli, che un giorno scelse di chiamarsi Bud Spencer. Roma, 1967. Giuseppe Colizzi, dopo anni da aiuto regista, sta lavorando al suo primo film da regista. Sergio Leone, 3 anni prima, con il suo Per un pugno di dollari, ha dato nuova linfa al genere western nella sua declinazione italiana, da cui il nome, Spaghetti Western. Colizzi ha scritto da solo soggetto e sceneggiatura di un film appartenente al filone, che negli anni 60 va per la maggiore. Come titolo ha scelto Dio perdona, io no, e sta cercando i 2 protagonisti. Tra i candidati si presenta il 36enne Carlo Pedersoli, fisico scultoreo, scolpito da anni di nuoto, disciplina per la quale ha gareggiato nel 60 alle Olimpiadi di Roma. Carlo non se la passa molto bene. Terminata l'attività agonistica ha provato a intraprendere varie attività. Ha lavorato in Sud America per una ditta di costruzioni statunitensi, ha scritto i testi per Ornella Vanoni e Ernico Fidenco, ha prodotto qualche documentario per la Rai. Il cinema non l'ha mai interessato, nonostante sia sposato con Maria Amato, la figlia di Giuseppe, uno dei più celebri produttori italiani, in film come La dolce vita o Don Camillo. Colizzi non stravede per Pedersoli, che non ha la barba e non sa minimamente andare a cavallo, come il genere western impone, ma ha il fisico giusto per interpretare il ruolo che il regista ha in mente. Gli propone la parte e un compenso di 1 milione di lire, ma Pedersoli rifiuta, a lui ne servono 2 di milioni, l'esatto ammontare di 4 cambiali di scadenza che deve pagare. Colizzi rifiuta e rompe la trattativa, congedando Carlo. Passano settimane di ricerche infruttuose e il regista è costretto a richiamare Pedersoli, accontentandolo con i 2 milioni richiesti. Il ruolo di Hutch Bessie è suo. Nel ruolo del protagonista Cat Stevens, Colizzi ha scelto, anzi ha dovuto scegliere, un veneziano dagli occhi di ghiaccio, già protagonista del Gattopardo di Luchino Visconti. Si chiama Mario Girotti e anche lui si trova in Dio perdona, io no, quasi per caso. Le riprese sono iniziate con Pete Martell, ma durante un litigio con la fidanzata, l'attore ha dato un calcio al muro rompendosi il piede. Colizzi, come da abitudine di quegli anni, consiglia ai suoi protagonisti di americanizzare i propri nomi. Girotti sceglie di chiamarsi Terence Hill. Pedersoli unisce la sua passione per la birra Bud a quella per l'attore Spencer Tracy, nello pseudonimo Bud Spencer. Madrid, 1973, set di Altrimenti ci arrabbiamo. In una palestra il regista Marcello Fondato sta provando, insieme agli stuntman e ai protagonisti, la scena di una scazzottata. Nei ruoli del meccanico Ben e del camionista Kid, uniti dall'intento di farsi risarcire una dune buggy rossa con capotina gialla incendiata da una banda di malavitosi, ci sono ancora Bud Spencer e Terence Hill. Dopo Dio perdona, io no, registi e produttori ne hanno intuito le potenzialità in trame in cui i 2, diametralmente opposti nel fisico e nel carattere, nonostante l'antipatia reciproca o la rivalità, si trovano a unire le forze e i pugni per una causa comune. Hanno recitato come coppia protagonista in altri 5 film, successi nel genere spaghetti western come I 4 dell'Ave Maria, La collina degli stivali, sempre per la regia di Giuseppe Colizzi, e Trinità, e continuavano a chiamarlo Trinità, di Enzo Barboni. Altrimenti ci arrabbiamo esce nelle sale il 29 marzo del 1974. Alla fine della stagione sarà il campione di incassi assoluto con oltre 6 miliardi di lire, grazie a scene come quella del coro dei pompieri, della gara a birra e salsicce, della corsa con le moto nel bosco. Resterà il maggior successo di Bud Spencer e Terence Hill, piazzandosi al 14° posto nella classifica dei film italiani più visti di sempre. Roma, 27 giugno 2016. La notizia della scomparsa di Bud Spencer a 87 anni irrompe di sera nelle case della gente. Sui social inizia immediata e spontanea la condivisione di foto, spezzoni di film, frasi celebri dell'attore. Tra i commenti nessun hater osa dire una parola fuori posto sul gigante buono, nemmeno sulle qualità dei suoi film. Il fenomeno va oltre i confini dell'Italia. Bud viene ricordato in Germania, dove l'esportazione dei suoi film ha da sempre provocato una passione travolgente, al punto da coniare il neologismo Sich Bud Spencernen, traducibile in italiano come picchiare come Bud Spencer. A Budapest verranno intitolati a lui un parco e una statua di bronzo, così come a Livorno una scultura di bronzo ricorderà nelle fattezze il personaggio del marinaio ex pugile del film Bomber, ambientato nel capoluogo toscano, come lo chiamavano Bulldozer. Non finisce qui, perché dedicano un minuto al gigante buono anche utenti degli Stati Uniti, dalla Cina e dall'Iran e in altri angoli del pianeta. Il mondo rende omaggio ad una persona buona, per bene, modesta, al punto da non sentirsi mai veramente attore, nonostante un centinaio di film, tra cui molti campioni di incassi.